Ciao, benvenuto in un nuovo video tutorial della Segema. Quest'oggi ti parliamo dell'operatore Phobos. Questo operatore esiste da tantissimo tempo, forse quasi 20 anni, e BFT lo ha cambiato notevolmente nel tempo, quindi ne esistono diverse versioni. Per questo motivo fai molta attenzione, non possiamo realizzare un video tutorial per ogni versione di Phobos perché sono veramente tanti. Utilizzeremo quelle più ricorrenti, quelle che sono più diffuse in commercio, e comunque all'inizio di ogni scheda tutorial ti mostreremo i codici ricambio per tutte le versioni, ricambi che puoi trovare sul nostro sito shop.segema.net. A proposito, ti ricordo che noi siamo l'unico sito che vende indicandoti la disponibilità reale dei pezzi e soprattutto vendendo pezzi originali. Non comprerai mai un prodotto originale e te ne spediremo un altro come avviene su molti siti internet. Per questo abbiamo scelto di non vendere né su Amazon né su eBay, perché il nostro lavoro è troppo specialistico per andarci a mischiare insieme a tutti gli altri falsi. Come sempre ricorda che i nostri video sono delle chiacchiere tra amici, quindi non ci incolpare per danni che potresti provocare riferendoli ai nostri tutorial, e lavora sempre in sicurezza, stacca sempre la corrente elettrica. Se il nostro video ti è stato utile, metti mi piace sotto il pollice alzato oppure iscriviti direttamente al canale o fai entrambe le cose. Ricordati che puoi seguirci anche su Instagram oppure puoi seguire i nostri piccoli articoli dove diamo dei suggerimenti di manutenzione per i cancelli sul nostro blog all'indirizzo www.segema.net/blog. In ultimo ricordati, se il tuo operatore è troppo vecchio oppure è irreparabile, sul nostro sito trovi anche i nuovi Phobos che sono compatibili con i vecchi. Per quanto riguarda gli avvolgimenti motore dei Phobos, ne esistono 4 a seconda del modello sempre. Nella schermata successiva puoi vedere i codici ricambi a seconda della versione. Solo per il Phobos AC, quello nuovo, c'è una particolarità, vale a dire che il ricambio motore è lo stesso dei Phobos a 220 volt vecchi, ma per montarlo dovrete riutilizzare due tiranti di quello che smontate, cioè di quello guasto, perché BFT lo fornisce con solamente due tiranti, mentre il motore in totale ne ha 4.